Ok, vi ho detto tanto, ma non vi ho detto tutto. Raga, dopo questo video non potrete più fare a meno di questo controller. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e oggi voglio mettere la lente di ingrandimento su una pedaliera controller che è già passata sul canale, ma che comunque, viste tutte le vostre domande e curiosità, penso meriti qualche approfondimento. Sto parlando dell'Airstep Spark Edition, che è la pedaliera controller Bluetooth che si può utilizzare per controllare il positive grid. Di questa pedaliera ne esistono altre versioni, ad esempio l'Airstep Standard oppure l'Airstep Lite. Ci sono un po' di differenze fra questi tre modelli, ma in questo video li guardiamo tutti e vi spiego un po' più nel dettaglio a che cosa servono. Io vi giuro che dopo questo video, quando avrete capito come funzionano, che sia per controllare il computer, una pedaliera o qualsiasi altra cosa, lo volete. Come vi ho detto, c'è l'Airstep Standard che può essere utilizzato per un sacco di cose. Dal controllo MIDI anche su Bluetooth, si può controllare una DAW oppure anche video su YouTube. Insomma, praticamente è una cosa utilissima da integrare al nostro sistema di studio. La differenza fra il modello Standard e il modello Lite è semplicemente che il modello Lite può fare tutto quello che può fare lo Standard e ok, però ha qualche mancanza. Ad esempio non ci sono i 5 pin MIDI e non c'è neanche il relay out. Quindi potete usare questi controller per controllare diversi dispositivi, ad esempio le Boss Waza Air. Ci collegate una pedaliera come questa e avete le cuffie che funzionano direttamente con la pedaliera, oppure potete usarla anche con un PDF da cui state leggendo le parti di chitarra che state suonando. Potete usare il controller ad esempio per cambiare le pagine e scorrere fra le pagine senza doverlo fare a mano, cosa super utile visto che probabilmente state suonando e non dovete staccare le mani dalla chitarra per cambiare le pagine. E poi ovviamente c'è la versione che ho io qui oggi, che è quella ottimizzata, programmata per funzionare al 100% con il Positive Grid Spark. Di versioni speciali come questa, ovvero ottimizzate, ce ne sono altre due al momento, quella per l'ampli THR2 di Yamaha e quella apposta, come vi ho detto poco fa, per le Boss Waza Air. Insomma, l'Airstep Standard lo potete usare per tutto, mentre quello ottimizzato in edizione speciale per un dispositivo lo potete usare solo e soltanto con quel dispositivo. Io, come sapete, ho lo Spark, come avete visto anche dall'altro video, e quindi voglio farvi vedere nel pratico come funziona. Ipotizziamo di dover studiare qualsiasi cosa, tipo matematica. Sul primo bottone abbiamo le addizioni. Ipotizziamo di dover studiare qualcosa con la chitarra. Mi siedo alla scrivania, accendo l'amplificatore e poi accendo la pedaliera. Ora, in fase di accensione possiamo scegliere quale modalità della pedaliera utilizzare, perché sì, ci sono ben 3 modalità disponibili, più un'altra bonus, ma quella la vediamo dopo. Se vogliamo accendere la pedaliera nella prima modalità, ci basta semplicemente tenere premuto il primo full switch e accendere dall'interruttore. La stessa cosa, ovviamente, vale anche per le altre modalità. Tengo premuto il bottone numero 2, accendo e avrò la modalità numero 2 attiva. Il bottone numero 3 e avrò la modalità numero 3. Ora comunque ve le faccio vedere tutte. Modalità 1. Possiamo utilizzare la pedaliera con 4 preset. Quindi i 4 preset dello Spark sui primi 4 bottoni e ci avanza anche un bottone sulla pedaliera per accendere e spegnere il drive. Quindi ora sul bottone numero 1 avrò il canale pulito, sul secondo ho il distorto e poi posso passare da uno all'altro quando voglio e anche aggiungere oppure togliere il drive. Nella seconda modalità abbiamo i primi 3 bottoni per gestire gli effetti del preset e gli ultimi 2 per scorrere avanti e indietro tra i nostri suoni. Praticamente avrò un distorsore, una modulazione e il delay, mentre per gli altri 2 bottoni avrò la possibilità di navigare tra i suoni. Ora ti faccio vedere.
La terza modalità è molto simile alla seconda, solo che non potrò mai tornare indietro con i suoni, ma solo scorrere in avanti. Però guadagno comunque il controllo del riverbero sul quarto bottone. La cosa bella è che se siete in modalità 2 oppure in modalità 3 potete capire su che canale siete dell'amplificatore solo guardando la pedaliera. Il LED corrispondente al preset scelto tra i 4 dello Spark lampeggerà di verde. Comunque non so se lo avete notato, ma prima quando ho acceso l'amplificatore e poi la pedaliera non ho fatto nessun tipo di configurazione. Cioè la pedaliera lavora benissimo da subito appena tirata fuori dalla scatola. Magari avrete bisogno giusto di qualche minuto per caricare la batteria, però appena accesa si connette in automatico e funziona alla grandissima. Sicuramente questa è una cosa super positiva, perché una persona che ha già l'amplificatore come lo Spark non vuole buttare via tempo a configurare 1000 cose che poi alla fine si sa non si riesce mai a farle funzionare come si dovrebbe. Ecco, così di sicuro non si pone il problema. E la stessa cosa vale anche per le altre due versioni speciali che vi ho detto prima, quella del THR2 e quella delle Wasa Air. Con le versioni standard l'utilizzo è un pochino più libero, perché le versioni standard possono fare le cose che queste pedaliere non fanno. Ognuno le configura per come gli torna comodo. La cosa comunque positiva è che questa pedaliera lascia libero il canale audio, quindi potete comunque tenere collegato il telefono via Bluetooth per mandare qualche base o la musica per suonarci sopra. E poi se avete iOS come sistema operativo, quindi iPhone o iPad, potete anche connettere la Spark app contemporaneamente e utilizzare anche l'editor. Questa cosa su Android per ora non si può fare, ma sono pronto a scommetterci che prima o poi ci si arriva. Poi comunque oltre a funzionare bene è anche costruita bene, perché il case... Aia. Perché con lo spazio che c'è prendo il bottone col dito. È di alluminio super robusto e gli switch hanno il cosiddetto silence design. Non fanno quel fastidioso stock, ma semplicemente stanno lì, zitti, in silenzio. Diciamo che questa pedaliera risolve tante mancanze dello Spark. Oltre ai cambi di preset e gli effetti in tempo reale senza latenza, possiamo utilizzarla per fornire allo Spark anche un looper. Quindi sì, lo Spark da oggi ha una loop station. In questo modo abbiamo un altro modo in più per studiare, perché possiamo farci le basi, farci i nostri loop e poi suonarci sopra per studiare ad esempio l'improvvisazione. Quindi ci possiamo fare una base rock di qualsiasi tipo e poi suonarci sopra, oppure improvvisare un assolo. Per sapere come vengono distribuiti i controlli sullo Spark in questa configurazione vi rimando assolutamente al link in descrizione, perché troverete tutto spiegato per filo e per segno. Ma se volete qualcuno che ve lo spiega ancora meglio, guardate il link al sito, non guardate me. I controlli sulla pedaliera vengono distribuiti in questo modo. Abbiamo il bottone 1 che serve per registrare o sovrapporre le tracce. Sul secondo bottone abbiamo play e stop, quindi premo una volta e parte la base, premo un'altra volta e la base si ferma. Se ripremo riparte ancora. Sul terzo abbiamo la possibilità di cancellare tutto quello che abbiamo fatto per ricominciare da capo. E sugli ultimi due bottoni abbiamo la possibilità di scorrere tra i canali dell'amplificatore, come abbiamo già visto anche prima. Per integrare lo Spark con il looper non ci basta però l'Airstep Spark Edition, ma ci serve anche un software che sia in grado di fare da loop station. Mi spiego meglio. Sui dispositivi iOS possiamo tranquillamente scaricare l'app Loopy HD e interfacciare l'Airstep con il dispositivo, mentre se siamo su computer e quindi su sistema operativo Windows ci basterà tranquillamente scaricare l'app Mobius. Entrambe queste applicazioni sono gratuite, quindi non fatevi problemi. I tre dispositivi, ovvero l'Airstep, il Positive Grid Spark e il PC oppure il telefono o l'iPad, lavoreranno insieme e ti permetteranno di avere una loop station anche su dispositivi che normalmente non ce l'hanno, come il Positive Grid Spark. Ora comunque ti do una dimostrazione di come funziona il tutto.
motivo per cui questa pedaliera, ovvero l'Airstep, è l'unica reale alternativa per avere una loop station sullo Spark Amp è che l'Airstep può controllare sia l'applicazione del looper, ma anche fare lo switch dei canali dell'ampli allo stesso tempo. Ovviamente ci sono dei requisiti minimi da rispettare per quanto riguarda le versioni dei sistemi operativi e tutte queste cose, ma comunque mi raccomando, guardate il link in descrizione perché da lì potete trovare veramente tutto e capire tutto, perché c'è tutto e basta. La versione completa, ovvero quella standard dell'Airstep, al momento costa circa $260, ma se avete lo Spark oppure il THR2 oppure le Wasa Air potete tranquillamente prendere le versioni fatte apposta che al momento potete trovare sul sito ufficiale tra i $90 e i $100. Però raga, mi raccomando, controllate sempre i link in descrizione perché i prezzi cambiano con il tempo e il tempo cambia con i prezzi. Io con una robina del genere mi ci divertirò tantissimo, e soprattutto per le situazioni in cui mi serve avere le mani libere, tipo mentre sto cucinando. Così posso suonare la chitarra senza suonare. E infatti ringrazio fortissimo, ma proprio forte, i ragazzi di Xonic che mi hanno messo per le mani questa pedaliera. Anche se ne avevo già parlato nel video del Positive Grid Spark, quando i ragazzi di Xonic hanno visto tutte le domande che mi avete fatto, mi hanno detto facci un altro video, rispondi a tutti e cerca di dire il tutto nel modo più completo possibile. Se ci sono riuscito fatemelo sapere voi nei commenti, non voi di Xonic, voi genti, persone. E dopo averlo fatto, mi raccomando, lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale con la campanella, soprattutto se questo video vi è stato utile. E se non vi è stato utile, iscrivetevi comunque, lasciate comunque un bel like e mi dite nei commenti quali video vorreste vedere sul canale. Così almeno vi accontento tutti e nessuno si lamenta più.